Bentornati nel forum. Come vi dissi qualche video fa, quest'estate ho recuperato Steven Universe, serie che vi confesso avevo snobbato per un po' di tempo, complice una messa in onda su Boeing insieme ad altri titoli demenziali che, per un'ovvia associazione, me l'hanno fatto ritenere demenziale a sua volta. Non che non ve ne sia di demenzialità in questa serie, ma diciamocelo francamente, ce n'è di tipo e tipo. Uncle Grandpa, per esempio, lo ritengo un fallimento del genere umano e non mi interessa se c'è un crossover fra le due serie. La demenzialità di Steven Universe invece è più un sottotesto ironico dell'intera storia, in realtà già di per sé molto seria. Confesso di aver avuto molte riserve sulla prima stagione, dovute al carattere apparentemente randomico degli eventi e cliché sui personaggi, un protagonista giovane e combina guai, un padre a sua volta poco maturo e 3 Crystal Gem suddivise tra la responsabile, la tosta silenziosa e quella fuori di testa. Dico apparentemente perché tutti quegli elementi di trama messi a caso nella prima stagione in realtà non sono affatto messi a caso, sono i piccoli pezzi di un puzzle che si ricompone poco a poco a partire dalla seconda stagione. Il punto di forza narrativo di questa serie secondo me è proprio questo, niente è lasciato al caso, quell'elemento di trama che vediamo messo a caso nella prima stagione in realtà ci servirà in 1 o 2 stagioni successive e lo confesso, i colpi di scena non sono pochi e mi hanno colto molto di sorpresa, cosa che non mi succede molto spesso. Non mi stupisce affatto che la serie abbia ricevuto il plauso di diverse comunità LGBT. Le forme prevalentemente femminili delle gemme e le relative relazioni tra di loro rappresentano un qualcosa di diverso tra le serie d'animazioni più classiche. Va tuttavia sottolineato che le gemme sono in realtà forme di vita asessuate e i loro corpi sono composti, a loro dire, di luce solida. Altro elemento degno di nota è il rapporto tra Steven e Connie, che può sembrare la classica storia di 2 amici che poco a poco scoprono di essere innamorati, in cui lui gioca la parte dell'eroe e lei la parte della spalla indispensabile. Non è affatto così. I due vivono un rapporto alla pari e quel sentimento che c'è tra di loro non viene esplicitato attraverso siparietti comici o diabetici già visti e rivisti, ma attraverso una fusione. Veniamo quindi al punto fondamentale. Che cosa ci racconta esattamente Steven Universe? Io personalmente la ritengo una storia sulla scoperta di se stessi. Prendiamo Steven, che durante la storia cercherà di avvicinarsi idealmente a sua madre e soprattutto di avvicinarsi a ciò che ella rappresentava idealmente per le altre gemme, salvo poi scoprire delle enormi differenze che separano la madre e il figlio. Oppure Garnet, la fusione tra 2 gemme che hanno scelto di vivere una vita diversa che la tipologia di gemma imponeva loro. O ancora Perla, che durante la serie farà molta fatica ad accettare il fatto che Rosa semplicemente non c'è più. E Ametista, che durante la serie svilupperà sempre più un complesso di inferiorità verso Steven e le altre gemme e via discorrendo. So che di altri esempi la serie abbonda, ma non è mia intenzione fare una disamina su ogni singolo personaggio se non allungando questo video all'inverosimile e non è mia intenzione. Un'animazione pulita, disegni rotondeggianti e questi colori molto sgargianti secondo me completano un apparato tecnico ottimo e la breve durata di ogni singolo episodio la rende secondo me molto fruibile a qualsiasi tipo di pubblico e sono rimasto sorpreso nel fatto che nello spazio di 10 minuti riescono a raccontare un episodio completo senza particolari buchi di trama. Queste erano in breve le mie opinioni su Steven Universe, serie che ho amato con tutto me stesso e che vi consiglio a vostra volta di vedere se non l'avete ancora vista. Per il resto, se questo video vi è piaciuto, condividetelo in giro, passate dalla nostra pagina Facebook, iscrivetevi al nostro canale e passate anche dal nostro profilo Instagram e canale Telegram. Daniele dal forum Sententiam, chiudo.